Per millenni abbiamo cercato noi stessi. C'è chi lo fa in chiave spirituale, chi a livello scientifico, chi esplorando, alimentato da pura curiosità. Intere popolazioni hanno abbracciato svariate religioni per rispondere alla domanda esistenziale: chi sono io? La scienza porrebbe la domanda in modo simile: cos'è la coscienza? Con una domanda così dovrei fare una web series di 12 episodi per scalfirne appena il significato. E invece ho pensato sia più semplice rispondere: non lo so, ma quello che l'essere umano ha scoperto cercandone il significato ha qualcosa di incredibile. Partiamo da questo concetto. Nella tua vita hai vissuto un periodo in cui non sapevi di esistere. Ok, per alcuni di noi questa cosa è avvenuta lo scorso weekend, ma la prima volta per tutti è avvenuta... la prima volta che siamo venuti al mondo. È l'unica. Per circa un anno vaghiamo sulla Terra senza distinguerci da ciò che ci circonda. Come degli hippie felici girovaghiamo con il senso del tutto. Poi a 12 mesi circa... anche un semplice specchio, quello si muove come me, ma sono io. Io! Ed ecco la consapevolezza del nostro io fisico. Ma perché io fisico? Perché il resto di noi lo consideriamo ancora un tutt'uno con l'universo. Abbiamo fame, vogliamo dormire, non vogliamo dormire. E ci incazziamo. Perché nonostante per noi in quel momento il mondo intero abbia fame, nessuno sembra fare qualcosa per risolvere il problema. E questo accade verso i 2 anni. In inglese, infatti, vengono chiamati The Terrible Twos. Da circa 3 anni in poi, chi più chi meno, ci accorgiamo che c'è qualcosa che non quadra. Mentre piangiamo disperati perché vogliamo la cioccolata, guardiamo un adulto e smettiamo. E lo osserviamo con un senso di incredulità totale. Perché non piangi tu? Vogliamo la cioccolata? Che cos'hai che non va? Ed ecco che ci accorgiamo che non solo il sé fisico è separato, ma anche quello emozionale. Non la pensiamo uguale. Da qui fino a 6 anni si sviluppa il senso dell'identità. Chi sono io? L'ego. Quello che ci rende tutti delle simpaticissime persone. Quello che costruisce la storia della nostra vita. Che immagazzina sempre più una costruzione mentale di quello che siamo, in base agli eventi accaduti. E ci rende preoccupati di mantenere questa identità, che è fatta di pensieri. Basandoci solo su quella per identificare il nostro posto nel mondo, non vogliamo certo che accada qualcosa che cambi il rapporto tra noi e tutto il resto. E così confondiamo noi stessi con le nostre emozioni. E partiamo per viaggi, fatti di legami e critiche del passato, e proiezioni su dove vorremmo essere nel futuro. Ma il presente, chi lo vive? Quel mondo estremamente naturale, fatto di percezioni corporee, suono, odori, tatto, dov'è finito? Come se non bastasse, viviamo in una società basata sul problem solving, sulla produttività, sull'efficienza, sul profitto, il miglioramento, la politica, tutti impegnati a fare qualcosa, e nessuno che vive. È un modello sociale talmente estremo da averci dato proprio in questa era la sensazione che qualcosa non torni. Si è dimostrato vuoto. Abbiamo iniziato a porci domande. Abbiamo iniziato ad avere il sospetto di non essere l'io che credo di essere. In questo caos dove tutti fanno tutto, si è persa la bussola di dove stiamo andando. Più si crea la definizione dell'importanza del sé e meno ci sentiamo appagati. Migliaia di ricerche dimostrano questo concetto. Sempre più persone si perdono nei meandri della depressione. 300 milioni di persone ad oggi. Abbiamo iniziato a chiederci cosa sia la felicità. E che cos'è la felicità? Ci sono molte definizioni là fuori e la filosofia si è sbizzarrita nel trovare una risposta. Ma c'è una nozione che sta più in piedi di altre, perché è supportata da varie discipline e che trova conferma nell'esperienza di ognuno di noi. La felicità è quello stato mentale in cui non vuoi essere in nessun altro stato mentale. La felicità è quello stato mentale in cui non vuoi essere in nessun altro stato mentale. Quando sei in un momento felice non sei distratto. Non hai desiderio di fare qualcos'altro. Sei completamente agganciato e coinvolto in un'esperienza diretta. Momento vietato ai minori. Ragazzi, quando fai sesso, non sempre, ma quando fai uno sport eccitante, quando fai meditazione, quando fai yoga, quando sei in uno stato creativo potente, non vuoi essere da nessun'altra parte, ma neanche ti passa per la testa, perché sei in quello stato che in inglese è definito come flow, essere in the zone. Il senso del sé sparisce, ti dimentichi di te stesso, non ti paragoni agli altri, non viaggi con la mente, anche perché non vuoi perdere quel momento, non hai neanche la sensazione di produrre quel momento, ma che accada da sé, che ti avvolga, come se tutto fosse già scritto, che tu lo voglia o no. È singolare come più abbiamo il senso del sé e più ci sentiamo insoddisfatti, mentre più siamo felici, più la nostra identità si scioglie con il momento. Ma proviamo a capire cosa accade a livello chimico, perché ci deve essere una spiegazione scientifica, giusto? Come detto nell'episodio precedente, quando non siamo impegnati in un'attività, il nostro cervello vaga in quello che chiamiamo mind wandering.
E mentre viaggiamo nei meandri dei nostri pensieri, pensiamo cosa sia giusto o sbagliato, frustrandoci con il cilicio per metà del tempo. È in questo momento che la Default Mode Network, quella rete che connette parti diverse del nostro cervello, è molto attiva. E il nostro cervello adora spendere meno risorse possibili per realizzare quello che sta accadendo in un determinato momento. Si chiama economia cognitiva. Per cui fa una cosa sensata, fa comunicare solo le zone giuste tra loro. Regioni della vista parleranno con altre regioni che hanno a che fare con la vista. E come gli headquarters di Amazon, tutto scorre in modo automatizzato. Ma quando viviamo un momento d'estasi, qualcosa di diverso accade. La scienza ha potuto notare, con delle sperimentazioni fatte sulla meditazione avanzata e sulle droghe psichedeliche, che in un momento di alterazione tale, la Default Mode Network si spegne. Ma come? Si pensava che con tutta questa eccitazione percettiva ci fossero i fuochi d'artificio in testa. E invece spenta. E al suo posto una festa promiscua, un rave, una miriade di connessioni tra regioni del cervello opposte. È come se avessero tolto la dogana tra tutte le nazioni del mondo e reso i voli completamente gratuiti, via. Un casino bestiale. E con cosa te ne esci tu? Con la rottura, appunto, dei confini. Non sai dove finisca l'io e dove inizi il resto. E in alcuni casi te ne esci con frasi del tipo il gusto del 5, il suono del verde, una condizione chiamata sinestesia. Quello che sta accadendo si racchiude in una delle frasi più poetiche e piene di significato che si possono inventare: la dissoluzione dell'ego, altresì detta the ego death. Come il polipo, il cui sistema nervoso è propagato attraverso tutto il suo corpo e i tentacoli hanno vita propria. Stai vivendo la decentralizzazione dell'io, dove perdi la cognizione di chi sei, ma senti di appartenere al contesto. E mentre la tua identità si perde in una morte soave, tutto quello che credevi non essere diventa parte di te e vivi il mondo come se appartenessi a qualcosa di più grande. Questo argomento è troppo profondo per arrivare a una conclusione. E io non mi sento di dover forzare nessuna deduzione a riguardo, perché è proprio qui che ognuno decide che significato dare alla vita. A me piace solo pensare che il tragitto sia comune per ognuno di noi, che potenzialmente siamo tutti in grado di vivere questo stato di estasi, e che tutti almeno una volta ci siamo trovati in quel momento dove non capivamo più niente. Chiamatelo amore, energia, Dio, chimica. Basta che non vi ammazzate per farlo. Io suggerisco solo di non perdere la curiosità, di sperimentare, perché siamo piccoli e l'universo è immenso. E vale la pena tentare di evolvere dalla percezione del sé alla percezione del tutto, cogliere l'immediatezza delle cose. E quando sei preoccupato per il domani, pensa quanto minuscolo sia il tuo ego rispetto all'universo e scioglilo mentre riassapori con i sensi tutto ciò che ti circonda. Si chiama mindfulness, è scienza e funziona.